Allora, ciao dal vostro Ferdi. Oggi volevo parlarvi degli scarichi per Royal Enfield per fare un po' di chiarezza su questo argomento. Allora, andiamo a vedere prima i terminali. Questo terminale che vedete qui, che in precedenza era cromato come questo, ma poi è stato sabbiato e verniciato con questa vernice 800 gradi, perché volevo appunto in questo nero opaco. Vedete, era montata su una Euro 3, mentre questa qui che vedete qui è quella della mia Euro 4, e come vedete le due marmitte, i due terminali sono praticamente identici. Sono identici, qua c'è la stessa staffa, stesso diametro del bocco, che è 43, praticamente identiche. Va bene? Ora passiamo ai collettori. Qui vediamo i collettori di scarico. Questo è della Euro 3 e questo è dell'Euro 4. Quello dell'Euro 4, come vedete, presenta un catalizzatore quasi verso la fine, pure parecchio brutto come avevo detto, e poi la differenza più evidente pure che noi troviamo è il diametro. Qui vedete, lo voglio fare vedere bene, c'è un restringimento su questa parte qui. Non ho capito il perché, anche perché le due marmitte hanno lo stesso imbocco, quindi non ho capito perché Royal Enfield abbia fatto questo restringimento. Vedete, è stato proprio montato una boccola, forse per far defluire meglio i gas di scarico dopo che avevano montato questo catalizzatore. Quindi vedete che praticamente l'unica differenza è questa qui. Quindi come hanno fatto per poter montare la finale? Hanno inserito una guarnizione in grafite, la vedete? Questa qui era rovinata, e così la marmitta si può montare. Quindi per chi volesse montare questo tipo di collettore, che la cosa io ve la sconsiglio perché c'è sempre questo catalizzatore qui che a mio parere chiude parecchio lo scarico, quindi io ho preferito montare un collettore così. Ne avevo un altro collettore, questo qui purtroppo è incidentato, vedete, è ammaccato, quindi era stato scartato, e ne avevo un altro, ne avevo trovato un altro che avevo fatto sabbiare e poi verniciare nero, come molti sapranno. La sonda lambda è uguale, io ho inserito la sonda lambda, non dà nessun tipo di problema, vedete, praticamente uguale. Avevo pensato di usare il suo scarico originale, quello dell'Euro 3, perché io diciamo che nelle mie modifiche non tocco mai le parti originali. Le parti originali io le devo avere sempre a disposizione. Avevo cercato di modificare questo pure per avere l'omologazione che vedete qui. Allora, che cosa è stata fatta in questa marmitta? È stata tagliata in questo punto. Questa marmitta, come pure questa, ha 3 catalizzatori tipo hamburger, uno qui e uno nella parte finale. Sono dei ciambelloni grossi così, tutti traforati. Ora l'ho buttato via, se no ve lo facevo vedere, l'avevo messo da qualche parte
sul forum. Allora, il primo è stato tolto completamente, il secondo è stato tutto bucato, con dei buchi, con dei fori abbastanza grossi, il terzo che qui purtroppo non siamo riusciti a raggiungerlo, quindi è rimasto in quel modo. Allora vi devo dire che montando poi questa marmitta praticamente le differenze erano inesistenti, cioè non c'è stato nessun cambiamento. E quindi che cosa ho fatto? Ho pensato di montare, dicevo, ho pensato di montare questo scarico che si chiama Megaton, vedete, è molto corto perché misura, mi sembra 40 cm, devo vederlo, sono 42 cm, 43, 44, 44 cm, ha un diametro di 45, quindi poi con i suoi anelli di riduzione va bene. E vi devo dire che questa marmitta mi ha dato molto soddisfazione, però essendo corta, come vedete molto corta, e poi tutta aperta, non so se si riesce a vedere, sì, all'interno c'è della lana di vetro qui all'interno, però vi dico che questa qui fa veramente rumore e sentivo questo fastidio alle orecchie, che come vedete c'è stata pure una bella curva fatta come un po' esagerata, diciamo un po' esasperata, me l'ha fatta toccare la marmitta. Comunque ripeto, questa marmitta che poi non costa relativamente tanto dava buone prestazioni ai bassi regimi, nel senso che l'erogazione della potenza era immediata, però avevo il problema del rumore che a me dava fastidio. Quindi questa qui con questo collettore, vedete, con l'anello di riduzione, il risultato era questo, vedete qui, sonda lambda, nessun problema, nessuna fucilata, diciamo, in rilascio, niente. Pure montato questo bottiglione indiano che era cromato, però la cromatura praticamente dopo la settimana era già tutta ingiallita. Qui vedete, la staffa di collegamento si era rotta per le vibrazioni. Vi sconsiglio di acquistare questi prodotti perché la qualità è veramente bassa. Infatti l'ho tolta e l'ho riposta, l'ho messa lì in cantina a riposare, sì. Non so se la rimonterò di nuovo. E questa qui appunto, forse con questo tubo di scarico troppo lungo, dava problemi di fucilata, cioè si sentivano delle botte veramente non indifferenti. Va bene, allora consiglio finale, poi vi metto pure un video della Dustal con le dimensioni. Dustal, dicevo, la Dustal misura 70 cm e c'ha un terminale che misura 10 cm. Voglio farvi vedere pure questo come si presentava. Okay. Però sto scalino andava coperto con un copricalore. Va bene, vi lascio alle immagini della Dustal che tra le economiche, a mio parere, è quella che mi piace di più. Va bene? Vi saluto, vi do appuntamento eventualmente nei prossimi video. Questo collettore, se volete cambiare scarico, eliminatelo, trovate uno come questo da Hitchcock, da Ciccio ci sono,
mi sembra che abbiano pure un diametro interno un po' più grande. Se chiedete a qualche concessionario, senz'altro pure ai gestori del sito royal.it, loro sapranno darvi tutte le informazioni utili per risolvere il problema. Va bene? Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto, ciao ciao da Ferdi, ciao.